Ciao lettori, benvenuti o bentornati qui su Cozy Novelish, il mio canale. Io mi chiamo Cristina e oggi siamo qui per la mia seconda recensione in italiano. Chiedo scusa in anticipo, non sono molto pratica nel fare recensioni in italiano, non mi sono ancora abituata, ma farò del mio meglio. Non so se diventerà un'abitudine quella di fare recensioni in italiano dei libri che leggo in italiano qui sul mio canale, ma questa è la seconda, vedremo come andrà. Oggi sono qui, come avete visto dal titolo, per parlarvi di Io sono Persefone. Io sono Persefone è un libro edito da Rizzoli, scritto da Daniele Coluzzi, in una meravigliosa copertina rigida. Adoro l'interno del libro e soprattutto il fatto che sulla copertina del libro sia riprodotta la stessa immagine della copertina esterna. Io lo trovo un dettaglio veramente adorabile, capita spesso nei libri che leggo in russo, in italiano un po' meno, quindi trovare questo dettaglio mi ha veramente fatto impazzire dalla gioia. È un libro abbastanza breve, è composto da 290 pagine circa, scritto anche discretamente grande in realtà, quindi non è una scrittura molto fitta. È un libro che si può leggere in 1 o 2 giorni, volendo, se si è preso dalla lettura, scritto in un italiano molto scorrevole, molto semplice e comprensibile, perché Daniele Coluzzi è un docente, è un professore in un liceo romano, stavo per dire all'università, in un liceo romano, e diciamo che si nota che è abituato a parlare con i ragazzi, in quanto utilizza un linguaggio molto facilmente comprensibile, anche se qua e là inserisce dei termini per cui bisogna andare a cercarsi delle informazioni se già non si hanno. Parlando noi qui di miti, utilizza alcuni termini che non necessariamente noi conosciamo nel nostro quotidiano, ma vengono comunque spiegati o sono facilmente intuibili a prescindere dall'età del lettore. È un libro che si rivolge principalmente a un pubblico giovane, direi ragazzi per l'appunto liceali, ma anche ragazzi alle medie eventualmente. Il libro non contiene violenza esplicita, se non in alcune descrizioni di cose che accadono, ma non vengono mai, diciamo, mostrate in prima persona. Comunque stiamo parlando di miti e i miti, come sappiamo, sono abbastanza crudi nelle loro descrizioni dei fatti. Quindi direi che un pubblico di giovani ragazzi è proprio il pubblico ideale. Io lo sto leggendo da persona adulta, ma comunque devo dire che ha avuto i suoi lati, i suoi aspetti interessanti anche per me, quindi anche per un pubblico adulto può avere un suo fascino volendo. Questo libro è una reimmaginazione del mito di Persefone, come si intuisce dal titolo per l'appunto, e fa una cosa molto interessante. Si focalizza sul personaggio di Persefone che a livello mitologico in realtà non ha molta voce all'interno dei tanti scritti che noi abbiamo in cui si parla del mito di Persefone. Spesso si parla di Demetra, di Zeus, di Ade, di tutta un'altra pletora di divinità che circondano questi eventi, ma fondamentalmente Persefone rimane una figura abbastanza passiva che subisce l'azione delle altre divinità. Qui invece abbiamo l'occasione di entrare proprio all'interno della sua mente e seguire la sua narrazione, tant'è che il libro è scritto in prima persona, quindi seguiamo proprio i pensieri di Persefone a mano che gli eventi accadono. Non credo di fare grande spoiler se parlo del contenuto un po' più in dettaglio del libro, perché ripercorre esattamente il mito di Persefone. Per chi non lo sapesse, il mito di Persefone è legato alla mitologia della creazione delle stagioni, al perché noi abbiamo le stagioni così come le conosciamo, perché inizialmente un tempo si pensava che non vi fossero, che ci fosse un'eterna, diciamo, primavera e estate e che non si conoscessero periodi come per l'appunto l'autunno e l'inverno. Invece, dopo quello che accade all'interno di questa narrazione a Persefone, gli esseri umani arriveranno ad avere le stagioni. Persefone è una divinità molto interessante, proprio da un punto di vista archetipico, perché nasce come Core, come figlia di Demetra, e attraverso ciò che accade si evolve fino per l'appunto a diventare Persefone. Quindi nasce come una divinità proprio pensata per essere core, dato che core è proprio in traduzione la definizione di fanciulla, ragazza e figlia, e diventa poi invece una divinità indipendente, divinità legata agli inferi. Quindi una delle poche divinità che viaggia tra il mondo infero e il mondo dei mortali, diciamo il nostro mondo.
È un mito molto interessante, è stato ripreso molto spesso all'interno della letteratura in vari modi. Uno dei modi che sto seguendo, che sto amando moltissimo in questo momento, è diciamo, la serie di episodi di graphic novel di un fumetto chiamato Loro Olympus su Webtoon. Se siete interessati potete andarvelo a leggere, è molto molto bello, ma questo, Loro Olympus, è una completa reimmaginazione degli eventi, molto romanticizzata, in cui molte cose non corrispondono a quanto ci viene raccontato dagli antichi nei miti. Questo libro invece si accosta molto di più ai miti, di conseguenza vuol dire che anche gli aspetti del rapimento di Persefone, in quanto uno dei momenti cruciali della storia, esattamente all'inizio del libro, è proprio il fatto che Core, giovane divinità del raccolto, figlia di Demetra, viene rapita da Ade, il dio degli inferi, e viene portata nell'oltretomba, nel sottosuolo. E quindi questo rapimento in realtà è proprio il fulcro di tutta la storia ed è il momento a partire dal quale Core inizia a conoscere se stessa, non come figlia di qualcuno, ma come soggetto a sé stante. Questo libro è molto importante secondo me per i giovani, molto attuale anche per i giovani, proprio perché racconta un periodo di crescita, di distaccamento dai genitori, di comprensione di ciò che si desidera, di evoluzione di un personaggio e per l'appunto di nuovo di crescita. È un mito non romanticizzato qui, quindi non abbiamo quella situazione bizzarra da sindrome di Stoccolma in cui la protagonista si innamora immediatamente del proprio rapitore, non è questo il caso, mentre in Loro Olympus ci sono tutti i presupposti perché questo accada, ma infatti è una sorta di fumetto romantico con dei risvolti completamente diversi da quelli di questo libro, almeno per il momento, e qui invece potete seguire quello che è più vicino a quanto viene narrato nei miti, solo che è romanzato e raccolto all'interno di un libro unico, per l'appunto concentrato su un personaggio che non ha mai avuto abbastanza rilievo, abbastanza spazio all'interno della grande narrazione dei miti. Una delle cose che secondo me l'autore è riuscito a fare molto bene è appunto rappresentare questa giovane divinità come una ragazzina, con i suoi pro e i suoi contro. I pro sono ovviamente il fatto che in questo modo il personaggio è vicino ai lettori a cui è destinato il pubblico, i contro sono che se si è attraversata la fase dell'adolescenza, rileggere i suoi pensieri e le sue azioni può essere abbastanza difficile. C'erano dei momenti in cui avrei voluto davvero, non lo so, lanciarle qualcosa perché si stava comportando in maniera poco razionale o in un modo che io non reputavo il più corretto per affrontare la situazione, ma è anche vero che in quei momenti mi fermavo e dicevo: ma io da ragazzina avrei fatto diversamente? Forse no, forse sì, ma forse no. Quindi è anche abbastanza veritiero il modo in cui rappresenta qualcuno di molto giovane, di impulsivo, in una situazione di difficoltà, che non sa bene quali strumenti utilizzare per risolvere la situazione in cui si trova e che fondamentalmente è in balia degli eventi per la maggior parte della narrazione. Anche i modi in cui cerca di prendere i suoi spazi o potere talvolta sono infantili, non necessariamente sono le soluzioni migliori possibili, però comunque ci prova con tutta la grinta di una giovane donna. Quindi anche se il personaggio, io personalmente non ho amato questa Persefone, ho avuto dei momenti conflittuali con lei, capisco comunque che anche questo fa parte della crescita del personaggio e ha senso perché stiamo parlando di qualcuno che viene rubato dalla madre in età molto giovane e viene, diciamo, forzato a diventare adulto in maniera molto repentina. Quindi qui ovviamente c'è tutto il tema del rapimento che viene sviluppato nel tempo, non necessariamente in profondità come avrei voluto, ma capisco anche qui la scelta dell'autore di cercare di mantenere dei toni più delicati e non entrare in ambito di alcune questioni che potessero essere un po' più difficili da trattare, mettiamola così. Nel complesso, quindi, è un libro che io ho apprezzato, sicuramente lo consiglierei per chi è un amante dei miti, per chi ama il mito di Persefone, soprattutto è un ottimo libro da leggere in autunno, visto che è un periodo legato a questa divinità in maniera abbastanza profonda, proprio perché è il momento in cui nascono le stagioni e quindi secondo me è un buon momento per leggere questo libro. È un libro che sicuramente consiglierei a un pubblico giovane,
ma anche agli adulti che amano il mito e vogliono magari fare una lettura abbastanza leggera e molto molto rapida. Per il resto posso solo dirvi che non ne ho mai abbastanza di rileggere vecchi miti in salsa nuova, diciamo, e volevo leggervi solo l'ultima pagina dei ringraziamenti dell'autore per spiegarvi qual è lo spirito con cui l'autore ha scritto questo libro. Persefone è un personaggio complesso da trattare. Tra le protagoniste più famose del mito greco, non ha mai avuto nelle fonti classiche una voce tutta sua, limitandosi a subire la volontà di dei più grandi. Mi sembrava interessante provare a darle parola, affinché ci raccontasse in prima persona la sua esperienza di sofferenza, ma anche di crescita. D'altronde questa divinità è da sempre simbolo di tutto ciò che più ci riguarda da vicino, il rapporto con i genitori, la scoperta della propria identità e soprattutto il grande mistero della morte. Credo che tutto ciò la renda la più umana tra tutti gli dei. E non posso che appoggiare questo tipo di pensiero e condividerlo con l'autore. Quindi questa è la mia recensione, spero che vi sia piaciuta. Fatemi sapere se avete letto questo libro o se è nei vostri progetti, oppure se ci sono altri libri di reimmaginazioni, diciamo, dei vecchi miti che vi hanno appassionato o che vi sono piaciuti recentemente. Grazie mille e ci vediamo molto presto sul mio canale. Ciao!